Questa è una barca radiocomandata per pescare e per portare le nostre esche più lontano possibile. Oggi proveremo di nuovo a pescare con lei e soprattutto vi spiegherò esattamente come funziona. E poi alla fine del video ci sarà una sorpresa. Lì giù c'è un pescatore, Costantino, che l'ha vista e ha detto: prova a prendere un serra. E cosa ha fatto? Mi ha regalato un cefalo. E che facciamo? Non ci proviamo? Ovviamente ho anche scroccato il cavetto d'acciaio perché stavolta non ce l'avevo, però per fortuna ho sempre il coltello appresso e prepariamo in 2 secondi il trancio di cefalo. Questo è un cefalo grande, come vi dico sempre, partite dalla testa, andate poi a seguire lungo il corpo. Ecco qua, mettiamo gli ami sempre dalla parte della pelle e li facciamo uscire fuori, così, in modo tale che quando il serra lo prende in bocca poi si allamerà da solo. Chiudiamo. Visto che questa parte è in eccesso, possiamo anche fare una cosa. La tagliamo e la mettiamo qui dove c'è il polistirolo, in modo che lo vada a coprire. Non deve essere bello, deve odorare e gli deve piacere. Perfetto, non serve che sia perfettamente aerodinamico perché non lo dobbiamo lanciare e questo è un grande vantaggio. La cosa bella di pescare con la barchetta è che possiamo utilizzare una montatura estremamente leggera, un piombo scorrevole da 40-50 grammi e pescare in totale serenità. Condizione necessaria che il mare sia calmo. Ci siamo! Accendo il telecomando, accendo la barchetta e mi devo ricordare di aprire l'archetto del mulinello, se no son cavoli. E ora vado a posizionare con molta calma tutto quanto. Qui nello sportellino metto sia il filo sia l'amo. Olè! È andato, ora assicuriamoci solamente che il filo scorra senza problemi, perché comunque la barchetta va abbastanza veloce e rischiamo che il piombo cada. Vedete, qui sul telecomando ci sono scritti i metri, ora è a 38 metri, 41, va molto veloce, e quindi fra un pochino apriamo lo sportellino e la facciamo pescare. 200, Perfetto, il filo si è fermato, anche qui ci dà le indicazioni che gli sportellini sono aperti, poi vi faccio vedere. Ho praticamente sbobbinato tutto il mulinello, la facciamo rientrare, basta premere un tasto e lei ritorna automaticamente verso di noi. Molto facile, vediamo quanto ci mette, Più o meno ci metterà un paio di minuti. Ci siamo, è tornata da sola, brava ragazza. E ora, mentre aspettiamo, vi spiego come funziona, quali sono i pregi e quali sono i difetti. Quando acquistate la barchetta, quello che vi arriva è questa scatola qui. All'interno ovviamente c'è lei, una custodia di stoffa per riporla, un libretto difficilissimo delle istruzioni. Mentre sto spiegando il funzionamento della barca, ad un tratto la canna comincia a piegarsi. Non è la prima volta che mi capita, ma a 200 metri non mi era mai capitato. Non sembra essere un pesce serra, è qualcos'altro. È successo un fattaccio. Purtroppo il piombo scorrevole ce lo siamo persi prima, durante le riprese, e quindi è rimasto qui e il filetto che ha galleggiato è stato attaccato da un gabbiano e quindi purtroppo, ho preso il gabbiano, vedete il piombo ce l'ho lì. Dopo 10 interminabili minuti di tira e molla, nei quali cerco di non far soffrire il gabbiano, finalmente riesco a portarlo a riva. Ora viene la parte più difficile, perché il becco del gabbiano è acuminato e può provocare delle ferite terribili. Per fortuna è preso solo per le zampette e Costantino mi dà una mano a liberarlo, senza che nessuno di noi si faccia male. Mi raccomando. Vai. Oggi sono il re degli scrocconi, però Costantino è gentilissimo. In realtà ero venuto per fare un altro tipo di pesca. Poi mi hanno detto che c'erano i serra, solo col piombo scorrevole non va bene, perché soprattutto quando è molto leggero e si manda a 200 metri, che succede? Che la trazione del filo lo porta via. Meno male che il gabbiano non si è fatto nulla, si era solo agganciato per le zampine. Tutto succede oggi. Ho deciso di scroccare al buon Costantino un piombo più pesante e l'ho messo fisso, in modo che non succedano più inconvenienti del genere. Ho rifatto il filetto e ora lo rimandiamo. Questo è il secondo viaggio della barchetta e a mano che la utilizzo capisco che può essere davvero interessante utilizzarla a pesca. Ho capito che la canna deve avere un angolo minore in modo che il filo scorra meglio. Ora chiudo l'archetto, metto in tensione il filo e la frizione la lasciamo bella aperta, perché lui lo deve mangiare e si deve portare l'esca. Appena succede lo recuperiamo e ora la riportiamo.
E dopo la piccola disavventura con il gabbiano, vi torno a parlare della barchetta. Quando acquistate la barchetta, quello che vi arriva è questa scatola qui. All'interno ovviamente c'è lei, telecomando e il caricabatterie e 2 eliche di riserva. Il pacco batterie va qui dentro. Sono 4 batterie ricaricabili, vedete? Si scollega in maniera semplicissima, lo potete ricollegare, far entrare qui dentro. C'è un'antennina, anche questa si svita, la potete rimontare con calma e questa versione ha 3 sportellini, una a sinistra, una a destra e uno sportellino laterale. Qui possiamo lanciare 2 canne contemporaneamente, mentre qui invece potremo mettere della pastura o tutto quello che vogliamo. Allora, appena la prendete, la prima cosa da fare sarà accendere il telecomando e accendere la barchetta. Lui rileverà che c'è sia la barca che il telecomando e con queste rotelline qui dietro potete cambiare i waypoint. Dopo aver selezionato il primo punto, la barca tornerà sempre qui, sia quando la batteria è scarica o sia quando voi premete 3. Ha 2 eliche, una a destra, una a sinistra. Vi faccio vedere un'altra bella funzione. Una volta che la barca va, praticamente con questo tasto qui io la faccio andare quanto lontano voglio. La cosa bella è che posso impostare dei punti GPS. Premendo 4 e 1 contemporaneamente, lui mi seleziona il punto 4. L'apertura degli sportellini è molto semplice. 1, 2 e poi se teniamo a lungo premuto i tasti si apre anche quello dietro. E qui sul telecomando c'è segnato lo sportellino aperto, quindi anche se è lontanissima sapremo dove è andato. Abbiamo le indicazioni sia della batteria del telecomando, dove ci vanno 4 stilo che sono previste nella scatola, sia della batteria della barchetta. La sto usando già da un'oretta e mezza e devo dirvi che ancora ho 2/3 di batteria, quindi diciamo dura molto. Premendo questo tasto qui posso cambiare le luci, impostarle, toglierle, cambiare colore. Ovviamente di notte è molto più utile. Inoltre le luci ci diranno se stiamo andando a destra o a sinistra. Ma una volta che avete impostato il punto GPS, lei andrà automaticamente verso quel punto. Cosa ne penso della barchetta? Secondo me può essere uno strumento utilissimo per pescare con il trancio, con esche voluminose, col granchio per l'orata o addirittura con la mazzetta per i cefali. Tuttavia ha delle limitazioni. Il primo ovviamente è il mare mosso. E la seconda limitazione, bisogna capire bene come fare la montatura per evitare che durante l'uscita della barca possa staccarsi prima, come è successo a me mentre registravamo il video. A parte questo devo dire che è d'acciaio inossidabile tutte le viti, quindi se gli date una sciacquata è meglio, ma comunque non si arrugginisce. La batteria dura molto, è data fino a 500 metri, ma bisogna capire poi effettivamente se abbiamo mulinelli che contengano più di 500 metri di filo. Secondo me 200 metri già è una distanza enorme. Comunque devo dire c'è andata e tornata perfettamente. Le istruzioni non sono semplicissime, ma sotto il telecomando c'è anche un QR code con dei video che vi spiegheranno come utilizzarlo. E ora finalmente siamo arrivati al momento della sorpresa. Ora gliela impacchetto e vediamo che dice. Le istruzioni, un po' di sabbia e andiamo. Costantino è stato uno dei pescatori più gentili che io abbia mai trovato nella mia vita e voglio regalargli questa barca che lui aveva adocchiato e che stava desiderando. La pesca deve essere anche questo, condivisione e soprattutto amore e rispetto per il prossimo. Ormai la barchetta non ce l'ho più, quindi quello che vi ho spiegato ve l'ho spiegato. Secondo me può essere un mezzo estremamente interessante per pescare, l'importante è che non abbiate condizioni di mare mosso. Speriamo di aver reso felice qualcuno che la sa usare molto bene e soprattutto ci tira fuori un pesce serra così. Alla prossima, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!